Benvenuti cari amici su Underground Sea per un video dedicato all'EDH con un occhio al budget, come sempre coadiuvati dal canale YouTube Dungeon Enders Gride, per una nuova build che prova ad affrontare il formato multiplayer con un investimento contenuto. Finora abbiamo cercato di contenere le esigenze sul fronte della mana base proponendo build monocolore, questa volta invece ci lanciamo in un tricolor a base Abzan, cercando di dimostrare che si può comunque sperimentare qualcosa di interessante ed economico introducendo più colori in una lista. Non solo, non ci accontenteremo soltanto di avere una leggendaria, ma andremo persino ad inserire un companion a supporto delle nostre strategie, così da avere, anche con un occhio a portafoglio, qualche trick in più per stupire i nostri avversari. Questa volta parleremo di Netroi, Apex of Death e Kalera, The Orphan Guard. Prendiamo in esame una coppia di leggendarie provenienti dal piano di Ikoria, che ci propongono, oltre a una serie di vincoli e vantaggi, una sfida non di poco conto, sfruttare al massimo una delle tribe imposte dal nostro companion, per un archetipo intrigante fuori dal comune, ma andiamo con ordine descrivendo le loro rispettive caratteristiche. Iniziamo da Netroi, Apex of Death, che con 5 mana, 2 generici e 3 specifici, uno bianco, uno nero e uno verde, abbiamo una bestia incubo felino con forza 5 e costituzione 5, tocco letale, legame vitale e 2 abilità, di cui una ne permette il cast alternativo, anche se non potremo bypassare la tassa di comando in questo modo. Nella prima abilità abbiamo Mutazione, paga 4 mana generici, uno ibrido verde e bianco e 2 neri. Se lanci questa magia per il suo costo di mutazione, mettila sopra o sotto una creatura non umano bersaglio che possiedi, muta nella creatura sopra, con anche l'abilità di quella sotto. Mentre nella seconda c'è, ogni qualvolta questa creatura muta, rimetti sul campo di battaglia un qualsiasi numero di carte creatura bersaglio con forza totale pari o inferiore a 10 dal tuo cimitero. Passiamo ora al companion, Kaera, The Orphan Guard, che con 3 mana, uno generico e 2 ibridi verde e bianco, abbiamo una bestia felino con forza 3 e costituzione 2, con cautela, e che presenta un'abilità e una regola compagno che applicheremo all'intero mazzo. L'abilità Companion dichiara: ogni carta creatura nel tuo mazzo iniziale è una carta felino, elementale, incubo, dinosauro o bestia. Se questa carta è il compagno scelto, puoi aggiungerla alla tua mano fuori dal gioco per 3 mana generici ogni volta che potresti lanciare una stragoneria. Nella seconda abilità invece troviamo: ogni altra creatura che controlli che è felino, elementale, incubo, dinosauro o bestia prende +1/+1 e ha cautela. Apparentemente il compagno inserisce un vincolo non così opprimente se puntiamo a costruire una build basata sulle creature, viste le varie scelte tra tribe più o meno popolose in questo color pie, ma con le meccaniche di rianimazione del generale potremmo optare per qualcosa di esotico. Visto quanto stampato in Ikoria l'Aero Behemoth, ci possiamo lanciare nell'impresa di abusare degli incubi, tipo creatura particolare non solo con il comandante, ma con una pletora di altre carte dagli effetti anche molto convincenti. Un mix strano quello proposto da Netroi, Apex of Death e Kalera, The Orphan Guard, che spiazzerà più di un party, che non saprà bene come prendere le misure di un archetipo che punta a fare del value, attraverso il cimitero, il suo punto di forza maggiore. Visto quanto sia intrigante la combinazione tra la zona di comando con Netroi Apex of Death e il companion Kalera The Orphan Guard, ci apprestiamo a costruire una build basata sugli incubi, che potrà permetterci di recuperare diverse carte economiche, ma allo stesso tempo sinergiche ed interessanti. Contrariamente a quanto uno possa pensare, gli incubi nel color pie a disposizione tra Benhound e Stallion of Ashmoth ne avremo veramente molti, con tante tech e opzioni da non far rimpiangere altre type più conosciute. Tra l'altro, con l'abilità mutazione del generale potremo con Kittering Harvester e Zagoth Zmamba aumentare i vantaggi di queste creature, anche se scopriremo un po' il fianco alla rimozione degli avversari, puntando quindi a effetti immediati allo scatenare del cast alternativo. Altro plus portato in dote da queste creature, spesso provenienti dal piano di Ikoria, sono le keyword, ben rappresentate da Faltis, Shadowcat Familiar, per un board sempre efficace e minaccioso, anche quando abbiamo in campo creature dalle statistiche basse. Con un comandante che punta a rianimare, non sarà male sfruttare carte come Darkmoor Salvage e Mulk, che puntano a riempire con profitto il cimitero per un value enorme che sapremo valorizzare con le molte tech presenti tra le 99, che abbondano nel nostro color pie allargato. Una su tutte è Aereo Ultimatum, ma non sarà l'unica carta che ci permetterà di estendere la nostra mano con il cimitero, per dare sostanza al nostro piano di gioco, in barba alle rimozioni degli avversari che faticheranno non poco contro la nostra orda di incubi. Come abbiamo intuito nel focus di questo video dedicato a Netroi, Apex of Death e Kalera The Orphan Guard, punteremo a sfruttare al massimo la tribe degli incubi, che in un modo del tutto inaspettato può darci molte meccaniche e spunti su cui lavorare.
Anche le creature più povere dal punto di vista dell'abilità, come Gloom Pangolin, El Mongrel e Nightmare, offrono comunque delle statistiche che ci possono aiutare a tenere il board, oltre a gonfiarsi con l'aiuto del nostro compagno nel caso entrasse in campo. Ci sono poi alcune di loro, Necropanther, Boneyard Lurker, Insalzman Hermophage, Cavern Whisperer e Mind Leecher, che uniscono al loro tipo l'abilità Mutate, che si incastra invece con il generale, amplificando il suo effetto di rianimazione con altre abilità per un veglio aggiuntivo alla bisogna. Spiccano anche diverse creature, Grim Dancer, Elica Glider, Hunter Nightmare, Vitality Hunter e Void Beckoner, che distribuiscono keyword attraverso segnalini, o a loro volta possono con queste caratteristiche migliorare il contesto di gioco del nostro board spesso nutrito. Come ulteriore sprone a utilizzare questi abitanti intelligenti arriva Catherly, Aspect Warper e Tyam, Luminous Enigma, che in questo color pie interagiscono con quei segnalini, aggiungendo effetti che alla lunga possono donarci molti vantaggi. Avremo anche abilità insospettabili, ad esempio contro i cimiteri avversari come Gravegorger e Hypnox, allargando le possibilità di risposte anche verso mazzi in grado di proporre, come noi del resto, minacce provenienti dal Grave. Non solo, gli incubi spaziano su diversi fronti, dai segnalini -1/-1 di Plaguemare, ai vantaggi con nuove terre in campo di Dread Presence, persino ai copy effect ottenibili con Nightmare Shepherd, variando il mix di risposte e soluzioni che questa strana tribe ci potrà offrire. E non è tutto, pensiamo a Dawn Whisperer con il suo effetto Surveil o ai Drain Effect di Surge Scourge e l'Aquatus Champion, per renderci conto che l'eventuale rianimazione di alcune di queste creature potranno mettere in crisi più di un avversario. Non abbiamo però a che fare solo con carte recenti, anzi, visto che avremo a disposizione alcune di loro, dallo World in particolare, Mesmeric Field con il suo discard e Faceless Devourer, Slithery Stalker e Faceless Butcher con effetti di esilio, che avendo il loro effetto diviso su due frasi distinte ci permettono interazioni definitive. Basterà sacrificarle in risposta al loro ingresso in campo con carte come Hide Market o Greenback Woods e avremo modo di non attivare la seconda parte del loro wording, trasformandole, se siamo capaci di riportarle in vita dal cimitero, a cessa scartine e rimozioni più che funzionali per le nostre partite. Fin qui abbiamo capito che questo duo composto da Netroi, Apex of Death e Kalera, The Orphan Guard, punta a un piano agro resiliente e sfaccettato con diverse creature della tribe degli incubi che portano in dote alcune peculiarità inaspettate. Abbiamo però nella zona di comando un generale che costa parecchio mana, quindi non ci possono mancare, visti anche i tre colori, dei ramp effect con creature come le Line Prowler e con qualche sasso come Golgari Signet, Hordes of Signet e Celestia Signet, in un mix tra efficacia e budget ben preciso. Per fortuna, grazie al verde, possiamo anche ottenere qualche aggiunta sotto forma di magie, con Rampant Growth, Cultivate e Kodamas Reach, che sono efficaci sotto questo punto di vista e non incidono quasi nulla sul nostro portafoglio. Per dare benzina all'ingresso del generale utilizzeremo con profitto una serie di effetti di automill, con Rolling Infestation, Death's Oasis, Chain Storment e Dead Bridge Chant, integrando in alcuni casi l'abilità utile ai nostri scopi. Anche sul fronte delle magie, con Grapple with Past e Greasy Savage, avremo modo di fare card selection con l'intento comunque di mettere carte adatte da rianimare con il nostro comandante, ma anche con altre carte che vedremo tra poco in questa disamina. Incredibilmente ci possiamo permettere persino qualche tutore, con Finn l'Artisan e Jaras d'Order, e vista la densità di creature nella build avremo di che scegliere in base al contesto del momento, tra le molte soluzioni che avremo a disposizione nella lista. Con il color pie a disposizione avremo accesso anche ad alcune rimozioni puntuali tra Sword to Plusher, The Spark, Beast Within, Mythos of Troy e Outer End, non disdegnando anche di ripulire il campo da minacce specifiche che potrebbero inficiare la nostra azione. E visto che abbiamo diverse carte che, generali in testa, ci permettono di riprendere le nostre creature dal cimitero, adotteremo anche qualche Vrata, Chaos Wrath e Cleansing Nova, così da cacciare delle minacce del party mentre noi possiamo risorgere dalle nostre ceneri più forti di prima. Già, perché abbiamo persino tra gli incubi, con l'Urus of Dream Den e Underworld Charge, strumenti atti a riprendere o ritornare dal grave, anche senza bisogno del comandante, per dare maggiore consistenza al nostro piano, tanto pazzo quanto resiliente. Per concludere, con Stitch Together, Victimize, Umburial Rights e Command the Dreadlord, ci assicureremo che i mezzi per colpire i punti vita dei nemici non ci mancheranno, finché tutti i nostri incubi non faranno impazzire di dolore l'intero party. Sfruttare tutto il potenziale di Netroi, Apex of Death e Kalera The Orphan Guard non appare particolarmente difficile, anche perché non mancheranno elementi tra gli incubi per rendere la nostra azione interessante, ma potremo, con qualche investimento, avere ancora di più dalla nostra build. Come piano di gioco alternativo, soprattutto verso chi guadagna molti punti vita, Alchar of Dementia offre un'interessante meccanica di mill che ben si sposa con la capacità di rianimare una fetta consistente del mazzo, così da cambiare il senso di determinate meccaniche qualora ne avessimo la necessità.
Per fare in modo che gli avversari non riescano a tenere una creatura in campo, ci sono Dictate of Erebos e Grave Pact, carte in grado di indurre il sacrificio agli avversari dei loro bittanti con la morte dei nostri pezzi, che potremmo agevolmente recuperare per vantaggi inaspettati. Tra queste spunta dal piano di Coria Luminous Broodmaw, carta non certo economica, ma che può generare un value impressionante se integrata con gli altri elementi capaci di portare in vita una o più delle nostre creature più pericolose. Infine, come motore di card advantage, sempre utile in una lista di H, è Guardian Project, che viene valorizzata dalla natura singleton del formato, per un surplus di carta enfatizzato anche dagli effetti di rianimazione offerti dal generale e dal resto delle 99. Siamo arrivati alla conclusione di questo primer che si è concentrato su questa coppia, Netroi Apex of Death, e il suo companion, Khaneera The Orc Vanguard, per un interessante connubio di effetti e vantaggi che anche con un budget ridotto ci può offrire diversi piani di gioco interessanti. Ringraziamo Dungeon Landers Guide per averci offerto l'opportunità di collaborare a questo video e non mancheremo di ripetere questo tipo di contenuti, certi di fare cose gradite ai nostri cari ascoltatori. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.